Cari amici, diamo il benvenuto al maestro liutaio Lucio Antonio Carbone, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi di questa bellissima opportunità, di questa piovosa giornata romana. È uno strumento ispirato alla tradizione della famiglia Hauser, di cui richiamo l'estetica e in cui la tradizione timbrico-espressiva di Hauser mi inserisco, ma non è una copia in senso stretto. A volte mi è capitato di fare copie vere e proprie di strumenti che hanno avuto magari un'importanza particolare nella storia della musica o della liuteria. E in questi casi l'aderenza precisa alle misure, agli spessori diventa importante. E quando invece si tratta di riprodurre l'emozione provata nell'ascoltare uno strumento o un particolare tipo di strumento, allora le cose sono più complesse e per certi aspetti più stimolanti. E in questo caso infatti non si tratta di copiare misure, spessori, ma si tratta di far proprio il gesto creativo che ha prodotto quel risultato. Ecco perché i miei strumenti sono sia copie sia da considerarsi strumenti personali. È uno strumento molto semplice in realtà. La tavola armonica è in abete alpino, molto maschiato come si vede, la solita struttura a 7 raggi col sottoponte e le fasce al fondo sono in un bellissimo Alessandro Santos e come vedete l'altezza delle fasce non è molto alta, siamo intorno ai 85-90 mm, quindi più o meno un Hauser dell'ultimo periodo, diciamo degli anni 40. Ha un'intonazione molto bassa, siamo intorno agli 87 Hz, quindi poco sotto un Fa. Sono chitarre da suono piuttosto neutro, trasparente. In genere cerco un attacco deciso e un'istinzione molto lineare, per me è molto importante. L'acuto è chiaro ma conserva una sua dolcezza, il basso è profondo, leggermente vellutato. E poi la cosa bella di questo tipo di progetto è che ne esce sempre una terza corda con il suono un po' a rintocco di campana, un bell like ring come lo chiamano gli inglesi, che è proprio tipico, caratteristico della produzione del suono Hauser. È uno strumento dalla suonabilità non immediata, non si adatta facilmente a tutti i tipi di tocco, però è uno strumento che quando si comincia a conoscere regala una grande eleganza e una suggestiva ricchezza di timbre. Nella mia carriera di liutaio mi sono spinto a esplorare un sacco di cose, dalle chitarre dell'Ottocento alle chitarre acustiche, ho prodotto anche chitarre archtop. E quando ho lavorato sulla chitarra classica ho sempre avuto la medesima curiosità di esplorare un po' tutto ciò che ho avuto voglia di esplorare, per cui ho veramente provato un po' di tutto, ma alla fine sono sempre ritornato allo strumento tradizionale. Ho fatto anche esperimenti sull'incatenatura, ma poi alla fine mi ricordo, sempre tornato sullo strumento tradizionale spagnolo, insomma, Torres. Bisogna dire che negli ultimi 30 anni abbiamo assistito un po' al tentativo, quasi un'ossessione, di estrarre un po' più di volume dalla chitarra. Questo tentativo ha avuto quasi sempre come contropartita, e l'ho provato anche nella mia esperienza, il dover rinunciare al fascino e alla magia che hanno reso lo strumento di Torres così dirompente nella storia della musica. Sembra che però di questa perdita ormai se ne accorgono in pochi, però a mio avviso questo tema rimane centrale, cioè riuscire a costruire una chitarra che conservi il fascino della chitarra spagnola e che contemporaneamente sia adatto a tutto il repertorio. Questa è una sfida, ed è una sfida che si gioca su equilibri molto, molto delicati, perché ogni volta che si cambia un parametro si sposta tutto e si rischia di generare dei mostri. Purtroppo ne sentiamo tanti. Io mi sento tra i liutai che hanno accettato questa sfida e quindi lavoro in questa direzione. Da qualche tempo sto lavorando a un'altra cosa tradizionale che è la variante catalana dello strumento di Torres, per intenderci quella di Garcia e Simplicio, e quindi alla suggestione della incatenatura asimmetrica. In futuro
arriverà qualcosa. Ringraziamo il maestro liutaio Lucio Antonio Carbone per essere stato qui con noi.